Buongiorno a tutti quanti. Dopo un po' finalmente ci si rivede. Ho avuto bisogno di prendermi un po' di spazio per me stesso. Mi stavo rendendo conto che stavo portando contenuti sì che mi piacevano, ma un pochettino pressato dalla fretta di mostrare questo, far vedere quell'altro, e stavo perdendo un pochettino la gioia nel radarmi anche per conto mio, tanto che anche quando mi radevo da solo non era più la stessa cosa. Stavo quasi tornando a dovermi fare la barba e per me è stato un campanello d'allarme. È vero, ho tanti prodotti da portarvi che non ho fatto, però non importa. Penso che di prodotti ce ne siano tantissimi, più, meno interessanti. È sempre bello condividere la passione insieme, ma non può essere una corsa verso... Non è un lavoro per me, non voglio che sia un lavoro e quindi ho dovuto riequilibrare le cose, dedicare un po' più tempo magari anche alla mia famiglia, ho dovuto dedicare molto tempo al lavoro e quindi questa cosa l'ho lasciata subito un po' da parte. Dopo l'ho ripresa ma godendomela personalmente e vi dico che adesso mi sta ritornando la voglia di fare un po' tutto, quindi un po' alla volta si riparte. C'è una bella novità, ringrazio di cuore Michele Lapi di Vanity Stock perché lo troverete da questo video in poi nella descrizione. Praticamente sul link di Vanity Stock non serve più scrivere passione a rasatura, codici, sconto, via dicendo. Voi entrate dal link, date un sostegno a me, a quello che faccio e automaticamente nel carrello avrete per voi il 20% di sconto su tutto il catalogo, quindi prodotti per capelli, anche le macchinette, un phon, qualsiasi cosa, prodotti per la rasatura. Tra l'altro ci sono i nuovi Grooming Cult che sono una bomba atomica, porterò anche quelli. Ci sono Westman, cioè ci sono tanti prodotti top e col 20% di sconto, ragazzi, tanta roba. Allora, oggi zonchi zonchi pam pam pam. Ti piace vincere facile? Ve la ricordate la pubblicità? Ecco, era al contrario, però non importa. Allora, siccome è diventato un tormentone questo Zonky, che l'hanno provato mezzo mondo, potevo io esimermi? No, non potevo, e quindi l'ho già armato di Nacet. Dentro ci sono due pacchettini di lamette, ma siccome è made in Cina, fatto in Cina, sicuramente anche le lamette sono cinesi e se posso evito. Proviamolo, vediamo come va. Rasoietto esteticamente molto carino, bisogna dirlo, è carino. Su Amazon costa una ventina di euro. Vediamo se può valere la pena o meno. Vedete, è carino, questi qua sui punti di colla della lametta. Vediamo se può valerne o meno la pena. Come sapete, quando un prodotto costa così non vi aspettate i miracoli, però vi dico, mi aspettavo un rasoietto leggerissimo e invece c'ha il suo bel peso, vi dà anche una certa solidità in mano, però vediamo come va. E dopo vi porto pennellino che ero troppo curioso di provare perché subito pensavo, eccoli qua, quelle con le grafiche nuove che hanno fatto praticamente l'Omega Evo 2 ma con queste grafiche qui. Allora, io pensavo che fosse lo stesso identico ciuffo di Evo 2 ed effettivamente è lo stesso ciuffo, ma è un pochettino più a bulbo, infatti dalle foto si vedeva anche, non è meno fan e ha un loft diverso, ha probabilmente che un po' l'altezza e la densità, cioè ci sono delle modifiche, vediamo com'è. Lo sapete che io sono un amante di Evo 1, che la serie Martini ciuffo non mi ha fatto impazzire, è troppo duro per i miei gusti, un po' troppo plasticoso, ecco, questa è la parola giusta, per i miei gusti, e quindi vediamo come va questo qui. Io ci ho già fatto un giro, però le prime volte che lo provi non ti dà mai la sensazione, sti ciuffi qua, bisogna usarli un paio di volte, quindi adesso vediamo come va. E dopo, raga, vi porto una profumazione che a me ha fatto impazzire. Vi dico la verità, quando l'ho usata, però adesso la andiamo a provare in viso e anche col suo profumo che è
prophecy, non so se ti dice così, comunque profezia di Westman. Profumazione, ragazzi, che a me ha fatto uscire di testa. C'è un qualcosa che alle lontana ricorda Utopia. Quindi io sento un tabaccoso un po' fruttato col cocco. Mi ricorda un tabacco da pipa, la scia di un tabacco da pipa di quelli un po' fruttati, un pochettino mielosi, un po' fruttati. La scia di uno che è passato, che l'ha fumata. Senti un po' di fumetto ma leggerissimo. Senti quella nota fruttata del tabacco. A me ha fatto impazzire questa profumazione, però adesso andiamo a provarla in viso e vediamo se ci ridà le stesse sensazioni. Guardate con cosa ci asciughiamo oggi. Troppo bello. No, non mi devo asciugare adesso, devo mettere pre-barba, però troppo bello. Per adesso sono stati fatti pochi pezzi. Se ne sta gestendo Alessandro Formaglia del gruppo, che è anche troppo bravo, perché lo stiamo facendo a costo zero, senza guadagnare neanche un centesimo, perché abbiamo voluto fare un bel logo grande, materiale buono, però purtroppo costicchia, e quindi vedremo se riusciremo più in là, magari un logo un pochettino più ridimensionato, e dopo qua tutto prodotto made in Italy, e quindi voi capite che la stoffa non è italiana, però viene fatto qua, insomma c'ha il suo costo, ecco. Se riusciranno a trovare un prezzo migliore qua e là, se ne parlerà, se ne vedrà. Per adesso vediamo cosa succederà, dai. Con calma facciamo tutto. Allora, andiamo a prelevare. Prelevo direttamente da qua. Lo so che sarebbe stato meglio, come ho detto già su un video, magari prenderne una parte. Che consiglio sui saponi moderni, nuovi, io consiglio, o lo fate asciugare veramente bene, ma se no vi consiglio, se non avete pazienza o volete comunque mantenervi i prodotti alla lunga, ne prendete quello che vi serve, lo schiacciate sulla ciotola, caricate bene il pennello e lasciate il sapone più integro possibile. Cioè, soprattutto per chi ne ha tanti, se adesso uno lo prende e dentro un anno lo usa bene, ma se no... Sui prodotti moderni bisogna anche capire che le prestazioni che hanno sono derivati da burri, oli che non sono magari totalmente saponificati o che restano che vi danno queste proprietà sul viso, però con l'acqua e l'umidità restano fermi e via dicendo, magari possono fare qualche grumo, possono darvi dei fastidi, ecco, magari vi si ammolla un po' il sapone e via dicendo. Mamma mia che profumazione, ragazzi. Utopia è una profumazione molto più dark, molto più amara quasi, molto più... tosta se vogliamo. Questa la ricorda, per me la ricorda molto, però con note molto più portabili, molto... questa nota un po' di cocco, qualche nota un pochettino più dolce, mi dà veramente... E allora vi dirò,
La prima volta sto pennello non mi aveva fatto impazzire, perché lo sentivo un po' troppo gnucco in viso, cioè Evo 2 non mi ha fatto impazzire perché a mio gusto troppo morbido, si apriva troppo in viso, non mi dava soddisfazione. E questo all'inizio faceva quasi l'effetto contrario, cioè morbido sì, ma non sentivo che si apriva bene in viso. Già adesso che l'ho usato per la seconda volta vi dico non male. Se dovessi scegliere tra Evo 2 e questo è migliore. Anche se sono le stesse fibre, però messe in questo modo mi ha dato una bella aggiustata. Quindi consigliato, mi piace. Tanto non so neanche se ce ne sono anche su Vanity di questi. Boh, non lo so, date un'occhiata perché non me lo ricordo. Vediamo sto piace vincere facile. Allora, ah, vediamo come va. A scaricare scarica bene perché di barba non mi manca. L'aglia meta in viso si sente, ve lo dico. Quindi magari proprio ecco, non mi dà l'idea sia un rasoio per uno che ha appena cominciato, però non è aggressivo, almeno non mi sembra. Adesso vediamo nel controppelo se questa esposizione di lametta dal cap magari fa un po' saltellare il rasoio o meno. Io avevo già provato un rasoio proprio cinese, vero e proprio, questo adesso non so da dove si faccia fare il produttore, ma non è cinese, si li fa produrre là. Appena è uscito sta forma di testina, avevo provato io un rasoio che ci assomigliava, però adesso che sto utilizzando questo mi rendo conto che non è la stessa cosa. Viaggia bene, non me l'aspettavo, ma viaggia bene. Ero abbastanza scettico, difatti ho detto mi sa che lo dovrò distruggere. Invece l'ha provato anche un altro amico nel gruppo, Federico Paccioni, ed effettivamente aveva detto che è un bel rasoietto. E ho detto, mamma mia, vuoi vedere che non è male. Siccome, qual è il problema secondo me? Che ci sono troppi rasoi che costano 10, 15 euro, 20 euro e spesse volte non valgono nemmeno quei soldi lì. Infatti io se ho fatto arrivare i Romer 7 su Vanity Stock a quel prezzo lì perché con lo sconto che abbiamo costeranno 15-16 euro, perché sono rasoi economici, sono fatti come sono fatti, non pensatevi di avere in mano un rasoio in acciaio, però avete la possibilità di avere rasoi che vi danno soddisfazione, come usare un R41, come usare quasi un 316, non proprio identico, ma gli si avvicina moltissimo spendendo poco, no? Invece tante volte purtroppo spendete poco e avete rasoi con le lame che vibrano, troppo aggressivi. Quindi siccome non tutti vogliono spendere e fanno anche bene,
centinaia di euro per un rasoio, è bello avere la possibilità di avere anche qualche alternativa. È logico che se uno vuole il rasoio di pregio devi pagarlo, da lì non ci si scappa. Però avere delle belle alternative dove uno dice io voglio magari cambiare sensazione, però voglio un rasoio che mi dà soddisfazione, questo qua non è niente male. Allora, è dolce, però non bisogna farsi trarre in inganno perché la lametta in viso c'è. Quindi, come primo rasoio, io non me la sentirei. Però quando avete un pelo di mano, può essere una bella alternativa. L'unica cosa che bisogna stare attenti è che, secondo me, anche in contropelo, io devo andare un po' leggero perché la lametta esponendo così, questo non vibra, però se non state attenti potrebbe farvi lo scherzetto del saltellino e farvi magari un taglietto, ecco, non che morite, però non vibra come pensavo, quindi bel rasoietto. Vi lascio, se vi interessa, darvi un'occhiata, il link Amazon nella descrizione del video, e se vi fa piacere prenderlo usate il link, ci date un'occhiata. Quindi, come ho detto, nessun miracolo, cioè però un bel rasoio carino da vedere, simpatico, con un peso che vi dà anche l'impressione di avere un qualcosa di bello in mano, di buono. La lama non vibra, ha un bel taglio profondo, perché ragazzi c'è un BBS non da scherzare. In contropelo bisogna stare un attimino attenti, però la lametta non vibra, quindi niente male, mi è piaciuto, devo dire la verità. Buono per chi vuole fare un upgrade magari da Gillette King e non vuole spendere tanto, può essere una bella alternativa. Non male. E questo mi è piaciuto, ragazzi, mi è piaciuto. Preferisco sempre Evo 1 a gusto mio, però effettivamente a questo pennello qua non gli manca nulla. Morbido, un bel backbone, un bel massaggio, c'è tutto quello che serve, e lo preferisco all'Evo 2 normale, quindi se dovete scegliere tra i due io sceglierei questo qua. Come vedete, qualche piccolo puntino minuscolo è scappato. Ho la pelle che non è tanto ok di mio, quindi ci sta, però vi dico, non è un rasoio per cominciare, cioè non è che il primo rasoio di sicurezza prendete questo, secondo me. L'after si sente un pochettino meno la parte fumosa, appena messo la nota di cocco subito si avverte di più. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Una profumazione che adoro io, c'è poco da fare, la adoro perché ha un bilanciamento veramente meraviglioso. La base alio, quindi dovrebbe essere
Può essere che sia quella vegetale? Mi sa di sì. Sì, infatti si sente anche, mi sa. Non mi ricordo più. Sobbalo, sì, è quella vegetale, infatti mi sembrava, però lavora quasi come un tagliovato. Cambia gran poco, veramente. E ragazzi, mi spruzzo anche l'eau de toilette perché su profumazioni così anche l'eau de toilette fa la differenza perché vi dura. Ragazzi, rasoietto buono, ma come vi ho detto, ah, oh, ecco, questa profumazione, bonanza, utopia, queste sono profumazioni che secondo me l'eau de toilette è proprio per forza da avere. Perché? Perché vi fa portare la profumazione per mezza giornata, tre quarti di giornata, fin sera. È spettacolare. Ecco, sul profumo riescono molte note dal sapone. L'aftershave è una via di mezzo che secondo me non rende giustizia al sapone totalmente. Invece il profumo riprende moltissimo anche le note un po' fumose, un pochettino leggermente affumicate, ma fatte molto bene, molto elegante, non fastidioso del sapone. Quindi vi dico che per me il set è da prendere completo del profumo se volete proprio giocarvela come si deve. Comunque la pelle è veramente molto bene, qualche puntino mi è scappato, ma vedete anche qua c'ho un brufolino, ho la pelle un pochettino stressata di mio e quindi ci sta, però la rasatura è uscita bene. Ecco, carino, carino per quello che costa, ve lo godete secondo me, ecco. Logico che se volete un rasoio di pregio i costi sono altri, ma è anche normale che sia così. Anche i Romer 7 sono rasoi che sono fatti con materiali tra virgolette abbastanza economici, però almeno c'ha il suo carattere, non assomiglia ad altri rasoi che ho provato, danno un buon gusto in rasatura e quindi sono da prendere in considerazione. Questo è uno di quelli che metto tra gli economici, curiosi e belli da provare, da usare. Ragazzi, penso di avervi detto tutto, grazie che mi avete fatto compagnia anche questa volta, sono contento di essere tornato a fare queste cose insieme con voi e spero che anche voi apprezziate il fatto, ecco, che vi abbia portato un po' di cose nuove, abbiamo chiacchierato un pochettino e ci vediamo al prossimo video allora. Bye bye!